cambieranno molte cose da un punto di vista politico-culturale, poi fattualmente bisognerà operare tutta una serie di provvedimenti affinché poi le cose cambino realmente, però da un punto di vista dell'approvazione di questi referendum si abrogherebbero e si abrogherà tutta una serie di disposizioni che hanno fatto sì che in Italia ci sia una situazione assai scandalosa e inaccettabile, del fatto che un bene come l'acqua e i servizi idrici che sono legati a questo bene che è essenziale e insostituibile per la vita, siano affidati obbligatoriamente a dei soggetti privati, cioè dire un principio un pochino assurdo di dire che solo il privato, il primo referendum abrogherebbe queste cose, cioè dire solo il privato è autorizzato secondo la legislazione attuale, introdotta nel 2008 e nel 2009 dal governo Berlusconi, solo il privato è titolato a gestire un servizio idrico così essenziale e insostituibile per la vita che è basato sull'acqua. Questo è una cosa notevole se si riesce a far approvare il primo referendum che abrogherebbe queste disposizioni. L'unico paese che ha raggiunto lo stesso livello di privatizzazione, cioè dire di discredito del pubblico, di noi cittadini, è l'Inghilterra. Ora quindi la legislazione attuale approvata da un Parlamento dice, è approvata a nome dello Stato, dice che lo Stato è incapace, non può gestire un bene come l'acqua, è straordinario, è una cosa inconcepibile che addirittura i parlamentari stessi dicono noi pubblico non possiamo gestire, solo il privato può gestire. La seconda cosa che mi sembra importante da un punto di vista politico-culturale è rigettare questa monetizzazione, mercificazione dell'acqua e quindi della vita che è introdotta nelle disposizioni legislative che dicono che ad ogni modo secondo la legislazione uno non ha più diritto all'acqua. Se uno vuole avere il diritto all'acqua, cioè l'accesso all'acqua, deve pagare. E allora si è fissata una tariffa, la quale dice, secondo le ultime disposizioni legislative, questa tariffa, cioè il prezzo finalmente, il prezzo che noi allora non più cittadini, ma noi consumatori d'acqua dobbiamo pagare per avere accesso all'acqua potabile e all'acqua per l'igiene, deve questo prezzo contenere una parte che è quella della remunerazione, la remunerazione del capitale investito. E siccome c'è l'obbligo che sia solo un soggetto privato che gestisca, questo significa che c'è quindi una legge che dice che il capitale privato, che sono legittimato a gestire l'acqua e i servizi idrici, ha il diritto di avere una tariffa, di fissare un prezzo che gli permette di avere come minimo 7% di profitto. Se cosa si vuole come espressione becera, incivile, di una sottomissione mercantile del diritto alla vita attraverso il diritto all'acqua, come questa che dice che si legittima, anzi la tariffa deve permettere un profitto per il capitale privato. Ecco, queste due cose. Legalmente, ancora, la maggior parte delle gestioni in Italia sono assicurate da società per azioni, che però è sempre un soggetto privato, a capitale totalmente pubblica o a predominanza pubblica, per cui 60%, grosso modo, ora non entriamo nei dettagli, dei servizi idrici in Italia sono gestiti da società, ricordo, di diritto privato, che hanno capitale pubblico e quindi si dice una gestione pubblica. In realtà anche queste società a capitale interamente pubblica, a causa della disposizione che dice che bisogna fare una tariffa che debba essere la base di copertura di tutti i costi del servizio idrico, per cui non ci può essere per esempio un intervento da parte del bilancio di un comune o dal bilancio da parte di una regione o dal bilancio dello Stato.
i servizi idrici in Italia devono essere finanziati attraverso la tariffa, la quale deve essere fissata a un livello tale da permettere a tutti i gestori pubblici, privati, alternamente capitale pubblico, società per azioni, qualunque forma, fino alle leggi che invece hanno imposto a partire dal 1° gennaio ora l'obbligatorietà del soggetto privato, questa tariffa deve permettere di coprire tutti i costi di produzione, compresa anche gli investimenti. Se lei vuole avere, per esempio in Lombardia, ha una legge anche regionale, ha aperto alla privatizzazione quasi completa dei servizi idrici. Nel Veneto altrettanto, perché in Toscana, per esempio, in Emilia Romagna, sono gestite da società che sono addirittura in borsa. Lei pensa che l'Emilia Romagna, che è il cosiddetto cittadella storica dei comuni gestiti da tradizione socialista comunista, che erano ben gestiti, sono ora completamente dominati da una grande impresa, società per azioni quotate in borsa, quindi privata, tutta privatizzata. E così lo stesso succede in Toscana, succede anche in Piemonte, succede ora anche in Liguria, quindi pian piano si deve dire, per essere precisi, che formalmente si può dire il 60% dei servizi idrici sono ancora in mano detta pubblica. In realtà anche le società per azioni in mano pubblica applicano delle logiche private e sono in una logica di privatizzazione del servizio, se non addirittura, anche quando sono di origine pubblica, come in Emilia Romagna e in Toscana, sono addirittura delle imprese che operano in borsa e quindi rispondono unicamente alla logica privata. Allora, se notiamo, la tendenza verso la privatizzazione è stata sostenuta da tutti i partiti, compresi anche i partiti di sinistra, detti progressisti, e si hanno favorito, obbedendo a una cultura favorevole alla modernizzazione industriale dei servizi pubblici, obbedendo a questa cultura, hanno favorito la privatizzazione e la mercificazione dell'acqua. In realtà, per esempio, se prendiamo DS o Margherita, prima quella sotto il governo, l'ultimo governo Prodi, questi partiti erano favorevoli alla privatizzazione dei servizi pubblici locali, compreso l'acqua, anche se invece sappiamo che l'acqua fu l'unico servizio pubblico locale che, secondo l'accordo di formazione del governo Prodi, dell'ultimo governo Prodi, doveva essere escluso. Però la tendenza da parte dei partiti anche detti di sinistra è stata quella favorevole alla privatizzazione. In effetti il movimento dell'acqua è fuori dai partiti, si è sviluppato molte volte anche in disaccordo, perché i partiti non volevano questo movimento. Sono i partiti che hanno messo ostacoli, anche i partiti di sinistra, ed è solo recentemente che i partiti detti anche di sinistra hanno appoggiato l'iniziativa del referendum. Cioè dire che solo da una settimana che formalmente, per esempio, il PD ha dato il suo accordo al referendum, ma fino a una settimana fa era solo la base che era favorevole, che partecipava anche alla raccolta. Il PD non ha mai sostenuto formalmente, anzi ha manifestato riserve notevoli sia sull'iniziativa della legge nazionale sull'acqua di natura popolare che è stata fatta nel 2007, sia nella campagna referendaria. Sono stati obnubilati e ancora oggi, anche se appoggiano per motivi di interesse elettorale immediato il referendum, sono stati obnubilati a questa cultura favorevole a dire che oramai l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di un servizio passa attraverso una gestione del privato e attraverso le regole del mercato. Cioè dire, l'apertura al mercato
alla cultura del mercato è una delle caratteristiche fondamentali dell'evoluzione politico-ideologica dei partiti di sinistra degli ultimi 20-30 anni. Quando, per esempio, stesso in Jospin in Francia era candidato alla presidenza della Repubblica, perse anche l'appoggio dell'elettorato sinistra perché aveva detto che il suo progetto non era socialista e che lui era favorevole all'economia di mercato. Ancora recentemente personalmente ho avuto un dibattito con Felipe González, il quale, ex ministro socialista spagnolo, primo ministro, nel quale lui dichiarava che non c'è democrazia senza mercato e non c'è alternativa al capitalismo. Ecco, questi sono pilastri di scelte ideologiche e culturali fatte negli ultimi 30 anni dalla sinistra europea, quella detta moderata, e che ha condotto questa sinistra a accettare l'inevitabilità dell'apertura ai meccanismi del mercato e del funzionamento di tutti i servizi pubblici locali, che è stato un grande sbaglio storico da parte di queste forze, perché così facendo hanno spostato l'asse della legittimità dei diritti e del vivere insieme democratico e socialmente giusto, l'asse per l'appunto la cultura dei diritti, doveri e della responsabilità di ciascuno di noi, verso invece l'asse del consumo, dei bisogni di consumo e del potere d'acquisto, e quindi l'asse verso la ricchezza individuale come sola condizione di garanzia di sicurezza dell'esistenza. Bene inteso, loro perderanno forza, perderanno potere, come quando ora sono stati buttati fuori Veolia e Suez dalla gestione dell'acqua a Parigi, come Veolia si trova in grosse difficoltà per poter mantenere il contratto di gestione dell'acqua di Berlino, e come sono stati buttati fuori ad Atlanta negli Stati Uniti o Santa Fe in Argentina, queste imprese tenteranno di recuperare altrove e in altri paesi o in altri settori la loro capacità di produrre ricchezze e dividendi per i loro azionisti. Cioè reagiranno tentando di delegittimare le decisioni, però poi dovranno adattarsi e cercheranno di influenzare attraverso l'Europa, per esempio, meccanismi di indebolimento della capacità degli Stati, dei comuni e delle regioni di gestire in maniera autonoma e partecipata i servizi idrici con gli altri servizi pubblici locali. Io penso che sarà una batosta, anche se per il momento loro sono in una ondata di trionfalismo, non giustificato tra l'altro, perché stanno preparando la loro grande messe, come direbbero i tedeschi, la loro grande festival del Forum Mondiale dell'Acqua di marzo 2012 a Marsiglia, proprio nel cuore della sede delle grandi imprese multinazionali private francesi che praticamente dominano il campo dell'acqua a livello mondiale, e loro erano riusciti negli ultimi tempi ad acquisire una legittimità di essere i soggetti ed il luogo dove si discute e si fanno orientamenti delle scelte in campo idrico. Quello è termino. Quello che mi sembra molto importante invece sarà che sarà più penalizzato, però a mio parere se lo merita, più penalizzato è la Commissione europea. Chiedo scusa un attimino. E le scatole dei libri? Quante ne vuoi? Dopo, una ventina. Chiedo scusa, ho dovuto interrompere, ma siccome sto lavorando per altre cose. Allora, le dicevo, quello invece che sarà più penalizzato è la Commissione europea dell'Unione Europea, la quale Commissione europea non fa altro da 20 anni che proclamare, pur lasciando poi e dovendo lasciare poi gli Stati membri decidere liberamente in maniera sovrana il regime di proprietà dei servizi pubblici locali, sta invece da 20 anni spingendo
per la privatizzazione di tutti i servizi pubblici, è favorevole alla mercificazione dell'acqua. Ancora recentemente un commissario europeo, come un direttore generale della Commissione europea, hanno detto che l'acqua è una merce, e io spero, sono convinto che i risultati dei referendum in Italia possa finalmente essere una grande fonte di impulso affinché al Parlamento europeo ci possano essere i parlamentari europei che prendono di nuovo una posizione per dire basta alla Commissione europea che afferma delle cose che invece non possono essere affermabili, perché la mercificazione dell'acqua significa la mercificazione della vita. Ecco, io spero che i referendum contribuiranno soprattutto a incidere positivamente sulla modifica della cultura dominante dei gruppi economici e sociali europei attuali. Secondo i dati forniti, le tariffe sono già diminuite in 5 mesi, sono già diminuite del 39%, il che significa che il tasso di profitto ingiustificato che le due grandi compagnie che si erano spartite secondo la logica dei mercati concorrenziali, secondo loro dicono sempre bisogna aprire il mercato, e poi invece quando acchiappano il mercato sono in strutture oligopolistiche o monopolistiche da privati. Questo significa che se Ode Paris ha potuto diminuire le tariffe senza aver ricevuto per il momento nessun pagamento anticipato, questo significa che il tasso di profitto che le due società private prima si assicuravano era un tasso esorbitante ed era un tasso ingiustificato, il che mostra che mai nel passato, ogni qualvolta le imprese private si sono impossessate del servizio pubblico, mai i prezzi sono diminuiti, contrariamente a quanto invece loro dicono sempre, che se si privatizza ci sarà più economicità, ci sarà meno prezzi, le prezzi meno elevati, ci sarà più efficacia, ci sarà più trasparenza. È tutto il contrario. La storia delle privatizzazioni negli Stati Uniti, in Europa, in Asia, in Africa dimostra che non c'è mai maggiore trasparenza, anzi la gente poi non capisce più la fattura, non capisce più come funzionano i prezzi, non partecipa mai alle decisioni, gli azionisti non contano nulla, i piccoli azionisti, la trasparenza non c'è mai. Ci sono strutture di potere segrete che dominano il mercato. Secondo, non c'è mai diminuzione dei prezzi, anzi i prezzi aumentano sistematicamente. Le tariffe dappertutto sono aumentate dal 20 anche al 300% come in Bolivia o come in Argentina. Terzo, le fatture diventano oggetto di tutti gli investimenti oggetto di compromessi, di corruzione, e invece di pretendere che il privato non subisca i fenomeni di collusione politica, di corruzione che sarebbero tipiche secondo certe culture oggi dominanti e ingiustificate, sarebbero tipiche del pubblico, il privato invece è sempre il luogo dove le cose di corruzione e di corruzione dei poteri pubblici sono le più evidenti. E quarto, addirittura, contrariamente a quanto affermano sempre, la qualità dei servizi non aumenta. Anzi, la qualità dei servizi aumenta forse per quelle categorie sociali che possono permettersi di pagare sempre di più una quantità considerevole d'acqua, perché solo se si consuma un'impresa privata può fare reddito. Se il consumo dell'acqua diminuisce, l'acqua potabile, e i privati non possono aumentare le tariffe, perdono, no? È come se invece di avere 1 milione di auto vendute ne vendesse 800.000. E quindi ecco che il fatto che il consumo debba essere necessariamente una ragione affinché
la gestione dell'acqua da un privato diventi economica, cioè dire redditizia, mostra come una privatizzazione dell'acqua e la sua mercificazione vanno anche contro tutti i principi di un rapporto ecologico sano e sostenibile tra gli esseri umani e la principale fonte d'aria della vita, che è l'acqua.